Welcome to Basketball and Emotions Podcast, hosted by Pietro Porta. Quando si parla di Napoli ci vengono in mente due cose, cibo e calcio, ma per Bruno Mascolo queste non erano le sue intenzioni e come un semplice ragazzo in provincia di Napoli si è riuscito a calcare parquet come la Serie A e l'Eurolega. State pronti perché questa storia ci insegna di non lasciare andare via i propri sogni, ma di inseguirli fino in fondo. Benvenuti nella storia di Bruno Mascolo. Per capire chi è Bruno oggi dobbiamo fare un passo indietro, un bel passo indietro. Bruno nasce il 4 marzo del 1996 in provincia di Napoli. Parliamo di Bruno e la sua infanzia. Guarda, in realtà la mia infanzia è stata un'infanzia felice, nel senso con una famiglia molto unita, mio padre e mia mamma sempre molto vicini, mia sorella sempre molto vicina a me, più piccola lei, una famiglia di cestisti, nel senso che mio padre giocava, mia nonna materna giocava, mia zia ha giocato, quindi è stato Eri già nel giro, sì, diciamo, esatto, della è stata famiglia. una cosa molto naturale poi entrare nel mondo della pallacanestro, anche comunque da me, Castellammare di Stabia, vicino a Napoli, il basket è seguito poco, tra virgolette, Certo. tutti sul calcio. Poi, ti ripeto, da sempre ho giocato, poi intorno ai 12-13 anni ho iniziato a capire che bisognava fare un po' più sul serio. Certo. E come bambino com'è che eri in generale? Eri uno molto attivo, un po' Sì, chiuso? sì, iperattivo, no, Ok. iperattivo, sempre per strada con gli amici, mi piaceva stare in compagnia come oggi, cioè Certo. molto, molto simile, non è cambiato il mio carattere Sia crescendo. fuori che dentro il Sì, campo. sì, molto, mi piace stare in compagnia, mi piace conoscere persone nuove, quindi quello è sempre stato, non sono mai stato un bambino timido. Bruno non dimentica proprio dove viene ed è lì che crea i primi ricordi con la pallacanestro. BTS, Basket Team Stabia, che è appunto Ok. a Castellammare, con i quali ho creato dei rapporti di amicizia che ancora oggi mi porto dietro e ho tantissimi ricordi bellissimi. Abbiamo fatto tornei in giro per l'Italia perché il gruppo comunque del 96-97 era un buon gruppo, abbastanza Certo. competitivo, quindi andavamo in giro per l'Italia a giocare ed è lì diciamo che mi sono innamorato appunto del gioco, della competizione, quindi è sempre bello ricordare. Si è mai reso conto di avere una marcia in più rispetto ai propri compagni? No, da bambino ho ricordi che comunque ho sempre stato un po' più bravino tecnicamente, anche perché fisicamente io sono esploso molto dopo, a Ok. 15-16 anni, perché prima dei 15 anni ero piccolo, quindi mi ricordo che comunque nonostante fossi piccolo, comunque giocavo con 93, 92, comunque 3-4 Certo. anni di differenza, a quell'età sono Ah, ok. tanti, Quindi certo. e quindi diciamo sono sempre stato un po' più bravino, prima poi di arrivare alla pubertà, grazie a Dio, se no ero un casino. un Certo. casino. Arriviamo a una domanda fondamentale. Come Bruno gestiva le proprie emozioni quando era bambino? Allora, guarda, io sono stato sempre abbastanza sfacciato in campo, nel senso che non mi è mai interessato più di tanto cosa pensasse magari il compagno, perché stesso sono una persona molto competitiva, quindi per Certo. vincere la partita, una volta che entri in campo, diciamo, mi isolo molto. Però mi ricordo prima delle partite, oggi un po' di meno, ma prima di alcune partite ancora, cioè, avevo proprio l'ansia, mi ricordo di avere proprio un vuoto in pancia, non capivo cos'era, poi però quella secondo me è ansia buona, tra Certo, virgolette. positiva, Sì, sì, è certo. più eccitazione che ansia secondo me, perché poi dopo crescendo capisci che non è ansia vera e propria, ma eccitazione per iniziare una partita. E all'inizio non la vivevo molto bene prima, poi quando entravi in campo Perché comunque poi ci tenevi no, allo stesso tantissimo, nel tempo. senso ho sempre tenuto tantissimo. Mi ricordo una partita da ragazzino, forse contro Sorrento addirittura, ti dico Ok. questa, e mi ricordo prima della partita stavo andando al campo e mi sentivo proprio in Certo. ansia, veramente in ansia. Poi dopo, ti ripeto, la partita In campo iniziava e poi mi divertivo come un pazzo e passava subito certo. dopo. Poi con gli anni, con l'esperienza impari Hai a capito che poi gestirla. certo. In questa puntata sentirete tanti ricordi che Bruno ha nella propria testa e questo fa capire che Bruno è molto consapevole del suo percorso. Ma innanzitutto, com'è stato il percorso nelle giovanili? E capirete che qui inizia già a cambiare qualcosa. Ho fatto fino ai 14 anni a Castellammare, poi ho fatto... no, a 14 anni sono andato a Caserta per un anno, Ok. perché mi avevano chiesto di andare lì e facevo avanti e indietro. Ah, quindi non eri tipo foresteria No, o perché così. comunque Caserta e Castellammare sono 45 Ah, minuti, ok, quindi quindi facevo sempre avanti e indietro, comunque impegnativo certo, già anche per i tuoi sì, immagino. per i miei, poi vabbè, quelli di Caserta venivano a prendere e mi Ah, ok. portavano, però io finivo la scuola, andavo al campo, poi tornavo a casa alle 7, quindi studiare, comunque in casa mia lo studio è sempre stata una cosa Certo. fondamentale, avevamo un patto con i miei genitori che se non fossi riuscito a performare anche nello studio, levavamo subito da... Certo. Poi sono tornato a Castellammare tra i 14 e i 15 anni dove ho fatto il mio primo anno in Serie C, e Sì. giocavo tanto in Serie C. Avete capito bene, Bruno tra i 14 e i 15 anni giocava già in Serie C da protagonista, ma lui, tutto questo, la vita da adulto dentro un corpo di un bambino,
Non gli è pesata? Ero innamorato di quello che facevo, capito? Quindi non mi pesava. Magari durante la settimana, a quell'età uscivi spesso la sera, io non avevo tanto tempo per uscire, uscivo i weekend, Certo. perché noi giocavamo, mi ricordo, il lunedì, quindi il Quindi anche il weekend, weekend sì, finiva mezzo libero. esatto, quindi riuscivo a vederli un po' di meno rispetto agli altri, però non mi pesava anche perché altrimenti non lo fai. Cioè, Certo. secondo me, se questa roba qui ti inizia a pesare è meglio che lasci perdere perché Certo. non è la vita adatta. Hai fatto esordio in Serie C. Sì, Ti ricordi ancora? Sì, me lo ricordo come se fosse ieri. Mi ricordo che c'era, allora a Castellammare giocavamo al liceo dove andavo anche a scuola, Ok, quindi quindi- liceo scientifico, che c'era questa tendostruttura che per me era come andare all'OACA, praticamente lì c'erano 200-300 posti, credo. E mi ricordo che eravamo venuti tantissimi amici del liceo, tantissimi miei compagni, quindi era tutto Quasi stile pieno. americano. Sì, sì, come bravissimo, uguale a stile americano, tutti i miei compagni sugli spalti, tutto pieno. C'erano state 300-400 persone, che lì sono tante, 300-400 persone. E mi ricordo che quella partita feci una partita super, segnai anche mi ricordo ancora a metà campo, al fine del terzo quarto, e tutti i miei compagni di classe, tutti perché erano bei matti già là, e si lanciarono tipo sulle transenne, quindi fu una serata stupenda, veramente bellissima, me la ricordo. Quella secondo me è stato un po' l'inizio diciamo, la mia vita da senior, comunque ero piccolo, con le giovanili comunque dominavo, facevamo sempre, comunque il livello in campagna non era altissimo, Certo. quindi era tutto facile, quindi il mondo senior iniziato così subito bene è stata una bella iniezione di Ti fiducia. ricordi ancora magari qualche ora prima della partita se te la stavi Sì, facendo? sì, Eri allora- partito in quintetto? No, partivo dalla panchina, era il cambio del playmaker, che pure lui era un ragazzino, aveva 20-21 anni, però comunque aveva 7 anni più di Certo. me, 6 anni più di me. E mi ricordo che prima, sì, più della partita non tanto ansia, però quando ho iniziato il riscaldamento, ho iniziato a vedere i miei compagni che arrivavano, tutta- i miei genitori, c'erano tutta la mia famiglia, c'erano tutte le persone che erano sugli spalti, le conoscevo tutte praticamente, e pensavo, se faccio una figura di merda male stasera, cioè, per tutta la settimana, sì, poi è sì, meglio sì, che non sì. esco di casa, quella era l'idea. Certo. Poi dopo è andato tutto bene. L'esordio possiamo racchiuderlo con una sola parola: memorabile. Amici, parenti e tanta gente. In un giorno in cui Bruno, ancora ad oggi, si ricorda molto bene l'inizio, diciamo, della vita da senior di Bruno. Com'era anche il rapporto con i senior? Insomma, hai fatto fatica comunque No. o anche lì sei sempre stato uno... No, sempre Cioè stato ti prendevano uno. sotto ala? Sì, ti sì, sì, cercavano allora di- diciamo quella era una squadra molto giovane quell'anno lì in Serie C, quindi tutti ragazzi, dai, io il più piccolo avevo 14-15 anni, poi c'erano altri delle giovanili, avevano 17-18, poi c'era un paio di senior di 30, poi tutti sui ragazzi 22-23, quindi tutti ragazzi. E mi ricordo, no, avevo un rapporto super con tutti, è stato diciamo un bell'approccio, sono stato fortunato, non ho avuto E lei hai fatto un anno solo? solo un anno di Serie C, Ok. che poi la C2. Bruno, non soddisfatto, voleva già alzare l'asticella, ma consapevole del fatto di prendere un passo non troppo ampio per non perdersi. E così, Poi alla fine di quell'anno ne parlavo con la mia famiglia, ho detto io guarda voglio provare a vedere se sono bravo anche al di fuori, comunque avevamo fatto tornei nazionali certo, e se ero sempre andato bene, però volevo proprio, avevo proprio il bisogno di confrontarmi per vedere se quella poteva essere insomma la mia vita. E erano arrivate alcune proposte da alcune società, però è arrivata la PMS Torino che era il primo anno che faceva foresteria. ok, quindi proprio tutto nuovo anche Tutto per nuovo, loro. c'erano soltanto 3 ragazzi, di cui uno, Giorgio Dio Bonaventura, che adesso verrà a salutarmi, che lavora qua a Milano, che è il mio migliore amico, quindi siamo Ah, rimasti per certo, farti buoni capire. rapporti. Era il primo anno di foresteria e poi lì c'era un allenatore di Napoli che noi conoscevamo e quindi non volevamo fare un passo troppo lungo, perché c'era anche la Fortitudo, la Virtus, c'era la Air Venezia, comunque però erano tutti ambienti già molto più dispersivi, Certo, sì, ampi, sì, quindi sì, come sì. primo... Soprattutto poi per giovane, quindi Esatto, era un 15 po'... anni che comunque sei un bambino e quando abbiamo deciso appunto, siamo andati prima a vedere lì, abbiamo fatto diciamo una specie di prova, lo hanno fatto vedere la foresteria e tutto, alla fine abbiamo visto la scuola dove dovevo andare. E anche lì c'era il patto di fare bene a scuola. Assolutamente, secondo me sarei tornato subito. Quel patto, diciamo, non è andato benissimo perché All'inizio, quell'anno è stato impegnativo. L'esperienza di Bruno a Torino non inizia al migliore dei modi. Esatto, una cosa che a lui mancava veramente, come è giusto che sia, a quell'età, la famiglia. Allora, mi ricordo il primo mese che io facevo quell'anno lì Under 17, Under 19 e l'aggregato in prima squadra. Ok, quindi avevi... Sì, quindi ero tutto il giorno in palestra, però mi ricordo che il primo periodo, tutto agosto, non c'erano amichevoli ancora, non c'era il campionato, certo, quindi sì. ci allenavamo e basta. E io venivo da un contesto che ero, diciamo, il golden boy, il più bravo, il più forte, comunque lì c'era, il livello era altissimo, capito? Certo. Quindi il primo mese io mi ero subito reso conto che potevo starci a quel livello lì,
Però è stata la lontananza da casa è stata Tosta. pesante. Io non dicevo nulla per orgoglio, però mi ricordo che le prime 2 o 3 settimane nel letto lì è stato peso, Tosto, è stato tosto. peso. Poi dopo mi ricordo che appena sono iniziate le partite, le prime amichevoli, che comunque giocavi, Sì, ti giocavi sei messo bene, un ti po'... ti Ti sei su. perdi via, nel senso in Sì, modo sì, perché non positivo. hai, sì, perché non hai proprio il tempo di pensare, perché stai sempre in Certo. palestra, ti alleni, poi devi tornare a casa a studiare. E è stato il primo periodo, le prime 2 o 3 settimane toste. Il primo anno fuori da casa, Bruno, con la prima squadra, non trova il parquet, non trova minutaggio in campo. Ma l'anno dopo, quindi dalla B1 in A2, fa il suo debutto. E sentite qua. No, quell'anno lì non feci neanche l'esordio, quell'anno lì, quindi 16 anni non toccai il campo perché loro Ok. erano una squadra, non c'entrava nulla per la B1. Feci l'esordio l'anno dopo, sempre con Pilastrina, 2, e E anche lì lì, emozioni a sì, palla, sì, allora immagino. ti dico questa. Quell'anno feci un esordio, però non lo conto neanche come mio esordio, perché mi butto dentro sul più 30, Ah, capito, quindi classico, però mi sì, ricordo che entrai, va bene. Io mi ricordo il mio vero esordio fu l'anno dopo ancora in A2 con Becky, che io quell'anno lì non volevo più fare prima squadra, perché praticamente in prima squadra entri un po' nel circolo vizioso, certo, che comunque siete tanti, tu sei il ragazzino, devi dare una nuovo mano agli arrivato, allenamenti, sì, vai sì, sì. là, stai 2 ore fermo, magari non ti alleni, quindi perdi proprio tempo, ok? Quindi io non volevo più Sì, fare, allenarmi, ho sì, detto sì. piuttosto la mattina, che avevo finito scuola già che ho fatto la primina, la mattina faccio individuale, faccio le mie cose, faccio under 19, faccio la Serie C, quell'anno c'era la nazionale, mi preparo per la nazionale, poi siamo andati a Mannheim, che abbiamo vinto poi, E lì e avevi anni? avevo 18 anni. 18, quindi ok. Però c'era Becky, l'allenatore quell'anno vinse il campionato, squadra fortissima, mi disse no, vieni a allenarti, io non volevo andare, mi ricordo andai un venerdì e mi allenai bene, insomma bene. Sabato mi ci allenammo bene, ho detto no, voglio che vieni in panchina. Ho detto bah, vabbè, andiamo in panchina classica. Sì, sì, sì. E mi ricordo, scendo, io ero al secondo piano, scendo le scale e mi ero dimenticato i plantari, perché usavo i plantari nelle Ok. scarpe. E dico, scendo al secondo piano, dico, cazzo, i plantari. Vabbè, dai, fa niente, tanto non si gioca, che me ne frega. Proprio la classica. Vado, sì, classico, vado, inizia la partita, giochiamo contro Iesi in Ok. casa. Partita, loro ultimi, noi primi, tipo una roba del genere. Partiamo pronti via, 20-8 per loro. Finisce il primo quarto, io stavo dietro a dire le mie solite cazzate, le sciocchezze, dietro con un Valerio, con Amoroso, con Mancinelli, a dire due cagate con i ragazzi. A un certo punto si gira, c'era Giachetti come playmaker, Ok. si gira e fa, tu dentro. Io ero dietro, no, cappuccio felpa, faceva un freddo cane. Sì, 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 sì. E faccio, tu vieni. Appena, cioè, presente quando mi ha indicato, quando ti chiamano all'interrogazione però non sai niente? Sì, sì, tipo frizzato Io ho una quasi. roba in pancia, tu vieni, faccio così. Il giro non c'era nessuno. E Valerio Amoroso, anzi Mancinelli, mi prende per il tipo di capelli e mi spinge, vai, svegliati, dai, dai. Mi siedo. E appena mi siedo dico, cazzo, i plantari, non ci credo, i plantari. Quindi faccio lì, mi allego le scarpe bene, e lui intanto parlava, mi diceva cosa Sì, fare, sì, sì, proprio chiama questo, classico. chiama Sì, sì, quell'altro. Io sì. non sentivo nulla, sentivo tipo il vento sotto, totalmente in panico totale. Faccio, e mo che faccio? Cioè, questo è matto, come mi sto vedendo. Poi mi lego le scarpe, viene Valerio, mi ricordo ancora Amoroso, vicino a me, mi fa, Bru, gioca sereno, gioca normale, solita faccia di cazzo che c'è tu, gioca, gioca, gioca. Ho detto, ah, boh, vediamo un po'. Giocato 6 minuti, Ok. 6 minuti dove facciamo parziale da 20 a 8, ne ho 25 pari, faccio 0 tiri, non tiro, vado di là, passo là, faccio un paio di assist, ma assist perché erano liberi, Sì, cioè sì, certo, quindi solo... semplicemente non volevo fare cagate, vado di là, difendo come un matto Esatto, quello. e passo la palla, mi vado a sedere, e dico, poi vinciamo la partita di 20, facile, vinciamo ed ero contentissimo. Dopo lì non sei più entrato nella partita No, non però. sono più entrato. Partita dopo giochiamo, perché io in tutto quello facevo anche Serie C, facevamo C1, Under 19 e Serie A, stavo sempre in campo. E partita dopo mi rimette, Ok. squadra per salire, avevo 18 anni, Stavolta coi plantari. poi plantari, più carico, così, tiro un paio di volte e sbaglio tutte e due le volte, però gioco, sto bene in campo, quello era l'importante, Sì, sì, comunque stare in certo. campo senza fare danni più che altro a 18 anni. Direi che Bruno il suo esordio se lo ricorda molto bene e sicuramente sarebbe stato carico di iniziare questa nuova avventura con la prima squadra. Ma è proprio lì che arrivò il primo scivolone. Questo è la domenica, il lunedì gioco con la Serie C in campionato, con la febbre, avevo la febbre, mi ricordo che giocai in ogni caso una partita importante, a fine novembre, mi rompo il crociato, mi rompo il ginocchio a 18 anni, e mi rompo il ginocchio, e Ti ricordi la sensazione proprio... sì, mi ricordo più che altro che io
avevo la febbre, mi sentivo già pesante il Quindi mio. più quello. Io tiro da 3, a volte quando tiri capita che senti che è corto prima che arriva, quindi Certo. tiro da 3, vado in terzo Ti tempo, slanci. salto, ma salto proprio tanto, la prendo tipo così e stavo uscendo fuori dal campo. Per non uscire fuori dal campo atterro sulle punte Certo. e poi mi sento totalmente mancare il ginocchio, dolore sì, ma neanche... Prima c'è anche un po' di adrenalina, quindi Sì, ti anche non comunque realizzi. esco fuori, io faccio bianco, i ragazzi mi dicono, Bru, si vedeva che non... Poi vado a fare le cose, mi ero sfasciato abbastanza e niente, faccio l'intervento a metà dicembre. E quella parte lì l'hai vissuta proprio Male, male, immagino. male perché l'anno prima avevamo vinto Mannheim, ci eravamo qualificati al mondiale Under 19. Io comunque ero nel gruppo, Certo, già giocavo, entro ero il giro contento, comunque, giocavo, sì, sì sì. sì, e quindi qualificato, ho detto cavolo, devo tornare perché avevamo le finali nazionali a maggio, Ok, a Torino in casa. ok. Io mi rompo a dicembre, sì, è un mezzo miracolo, Sì, tra sì, sì, virgolette. sì. Io per fortuna ho un amico di famiglia, famiglia stretta ormai, che è un preparatore atletico, fisioterapista, e non ti dico neanche la quantità di lavoro che ho fatto, però a fine marzo io mi Eri già allenavo. dentro. Io a fine marzo, dopo 3 mesi e mezzo, io mi allenavo con l'Under 15, con i piccolini, poi a metà aprile, quindi 4 mesi dopo dall'intervento, sono tornato a Torino, mi sono iniziato a allenare con loro, e a fine aprile ho fatto la prima amichevole. Io dopo 4 mesi e mezzo Eri ero già... totalmente tornato, sì sì. Ma mi hai menzionato della nazionale. Sì. Dopo sei ritornato comunque o hai avuto... Cioè non hai No, il avuto problema, no, possibilità? Lei c'era Capobianco che allenava, Ok, con il quale ho un rapporto super, persona veramente che ne incontri pochi così, ma soprattutto anche come allenatore, ma lasciamo perdere l'allenatore che lo sanno tutti, è una persona super e non se la sentì, tra virgolette, di chiamarmi perché comunque sì, era comunque troppo era poco, ci appena sta, ci fresco, sta. sì, sì. Al momento del rientro è un qualcosa di difficile, come quasi giocare con un freno a mano, ma per Bruno cambia totalmente. Però quell'infortunio lì col seno di poi a me mi ha cambiato la carriera in bene, perché io, come ti ho detto, sono cresciuto in un'estate, neanche un'estate, da settembre ad aprile dei 15 anni ero 1,63 m, Ok, arrivato a 1,81 m in 5 mesi. Invece quella volta lì in 3 mesi io misi quasi 10 kg, cioè io ero magrolino, dopo quei 3 mesi e mezzo facevo pesi tutti i giorni, gambe tutti i giorni, più parte di sopra, misi 10 kg e sì, sì, cioè, certo. proprio il corpo da uomo. E poi da lì, piano piano, ovviamente ho continuato a crescere, però quella è stata proprio col senno di poi, mi ha cambiato la carriera, perché sono riuscito a mettere una fisicità e soprattutto anche grazie all'amico di famiglia, il Certo. preparatore Pappalardo, che salutiamo, e mi ha cambiato totalmente in meglio la Certo. carriera. Aprendo la parentesi percorso con le giovanili, con la nazionale, cosa significa veramente per lui indossare quella canotta? Io ho sempre portato il 14 in tutta la mia carriera e là i numeri te li assegno random e Sì, certo. e mi diedero il 14 quella volta lì e mi ricordo che la nazionale è sempre stato il mio sogno più grande, da sempre, da quando sono Certo. piccolo. Quindi quando mi convocarono e mi diedero la maglia, mi ricordo, aprì la maglia, che erano quelle vecchie, bellissime, che erano tipo un po' più doppie, un po' più larghe. Certo. Mi ricordo, apro la maglia e cioè, capito, mi emoziono proprio, è stato bellissimo, uno dei ricordi più belli con la convocazione nazionale maggiore insieme, è stati i ricordi più belli che ho. Quindi sì, ho fatto tutte le nazionali giovanili e siamo andati a Mannheim con il 96 che, tra virgolette, il mondiale non ufficiale, sono le migliori squadre al mondo, vinciamo Mannheim, Ok. la prima volta dopo 40 anni, 50 anni. Fate attenzione a questo fatto. Bruno ci ha appena detto che ha sempre indossato il 14 in tutta la sua carriera e, discorso nazionale, capitato pur per caso. Quindi ricordatevi questa frase perché presto ci tornerà utile. Ed eri protagonista o... Allora, all'europeo giocavo di più, all'europeo Ok. giocavo 15-18 minuti a partita, perché comunque davanti a me avevo Mussini e Flaccadori che alle giovanili erano, Flacca fenomeno, ma Musso anche alle giovanili era ingiocabile, cioè Certo. Musso alle giovanili era il miglior guardia d'Europa praticamente, aveva 25 di media. Quindi il mio ruolo, come anche quello per esempio di Rossato, era quello di, diciamo, entrare dalla panchina, magari io mettevo un po' più di difesa, un po' più di Sì, fisicità, comunque. c'erano ruoli diversi, là iniziavi a capire un attimo il tuo ruolo, ma piuttosto che giocare in nazionale potevi portare anche le borracce, non era un Certo. problema. E niente, quindi questi sono i primi approcci che ho avuto con la nazionale Certo, giovanile. certo. Chiusa parentesi nazionale, Bruno sfortunatamente non riesce a concludere bene l'anno, nonostante il super comeback. E da lì cosa è successo? Poi torno per le finali nazionali, perdiamo i quarti di finale scudetto, io non sapevo ancora quell'estate cosa fare, perché comunque avevo fatto vedere che stavo bene fisicamente, Certo. quindi era tutto a posto. Io avrei firmato in A2 probabilmente, per giochicchiare un poco, però c'era Becky, che è lo stesso allenatore con il quale avevo esordito, che aveva visto qualcosa in me, e dice guarda tu vieni qua, fai il 10°
ti facciamo un triennale perché crediamo in te, aveva 19 anni, Sì, sì. crediamo in te, quindi mi fanno questo triennale, io mi approccio per la prima volta in Serie A da ragazzino, perché comunque la squadra, gli italiani erano dei califfi, comunque Giachetti, Mancinelli, c'era Fantoni, ci stava Rosselli, e poi gli americani, c'erano anche 5 americani che io non avevo mai E inglese. l'approccio con gli americani com'è che è stato? Allora, devi pensare comunque un ragazzo di 19 anni che ha soltanto l'inglese scolastico, che Certo, in Italia è pessimo, pessimo. Nonostante io andassi anche bene, ma non riuscivo a spiccicare una parola, facevo un po' fatica a star dietro. Poi il loro slang, No, magari slang usavano- pesante, sì, poi durante gli allenamenti si parla inglese, non capivo niente, cioè mi ricordo che se partivo per prima era totalmente a freestyle, capito? Sì, sì, sì. Facevo delle cazziate allucinanti, però non sapevo cosa fare, ho detto vabbè andiamo. E poi piano piano, però io mi sono trovato anche con loro subito bene, semplicemente devi un attimino adattarti alla loro cultura, magari delle cose che per noi sono totalmente innocenti o scherzose, magari loro lo sono un po' Sì, mancanze di rispetto, sono quelle piccole cose che poi ti adatti subito, non è niente certo. di che, poi sono ragazzi come noi che hanno fatto il Certo. nostro stesso percorso. Immaginatevi questo, sei dentro la rotazione, sei nei 10 e arriva l'esordio, in A1 contro Milano. Quell'anno lì è stato difficile all'inizio, però mi ricordo proprio oggi, tra l'altro, mi è uscito un ricordo di 10 anni fa, che ho esordito in A1 con Milano, perché mi si era fatto male qualcuno, quindi ho dovuto giocare io. Noi eravamo 1-4, come stava andando Ok, male, quindi 0 comunque male, 0-5, loro erano primi, Milano di Lanford, Gentile, c'era bei giocatori là, insomma, e mi ricordo che gioco 12-13 minuti, gioco benissimo. Lì pre-partita mi aspettavo magari di entrare un attimo, però non... Poi una così. volta entrato, io ho sempre avuto questa fortuna che una volta che entravo in campo mi partiva, capito, un po' di quell'agonismo, quella cazzimma che mi Comunque ti faceva... ricordavi che sei in campo per Sì, giocare. sì, sì, quindi- esatto, solo poi ero a 19 anni, c'era 5.000 persone al Palaruffini, Torino, prima volta in Serie A dopo 30 anni, contro Milano che aveva vinto lo scudetto l'anno prima, c'era una serie di cose e esatto, mi ricordo contro- che entrai in campo e giocai bene, tenuto bene il campo e uscirono tra gli applausi, è stata una serata stupenda e poi ovviamente quando la squadra va male, quell'anno lì siamo salvati all'ultimo, Cioè, l'ultima quindi proprio giornata. salvezza. Quindi Contro? Se ti contro ricordi. Pesaro, che loro sono retrocessi, ma io non ero lì perché a marzo mi ha chiamato una 2 a Ok. Agrigento. E mi chiamò Agrigento a marzo, che si era fatto male Piazzino, Ale, il playmaker, gli serviva un playmaker. E io lì non giocavo più perché avevamo tra l'altro firmato Frank, perché Becker era stato fatto fuori, avevamo firmato Frank, avevamo firmato altri giocatori Certo. e quindi era impossibile per me toccare il campo. Quindi a quel punto lì Visto ho detto, l'opportunità l'hai presa. andiamo. Sono andato a Agrigento, è stata una bella esperienza. Sono andato lì a marzo, ho fatto la Coppa Italia, poi abbiamo fatto i playoff, siamo usciti in semifinale se non mi sbaglio. Sono stati 3 mesi sereni, belli. Diciamo Agrigento non è stato proprio la mia città preferita perché lì è città di mare, purtroppo la sera anche solo se vuoi andarti a fare una birra con i ragazzi non c'è Certo, nulla, niente. il nulla più totale. Però sono stato bene, persone Sì, sì, in sì. Sicilia, la Sicilia è stupenda, persone d'oro, ti fanno sentire a casa, sono molto simili ai campani. E Bruno, con flessibilità, decide di scendere in A2 a marzo per giocare con Agrigento, ma uscendo sfortunatamente in semifinale. Dopo questa stagione Bruno si troverà ad affrontare uno dei periodi più difficili della sua carriera, attraversando momenti di dubbi, riflessioni e soprattutto capendo che il suo ruolo non era più lo stesso e che doveva reinventarsi per restare tra i grandi. Ho iniziato la mia gavetta da 2, un paio d'anni, primo anno e mezzo, 2, ho mangiato tanta merda, sincero, tantissima. Ho fatto Latina, oggi ho iniziato a girare tanto, ho fatto Latina. Ma perché dicevi che non riuscivi a trovare un po' il tuo... Sì, non riuscivo a trovare il mio, perché comunque alle giovanili ero, diciamo, alla punta di diamante, poi andare ai senior, che Sei dovuto devi calare in un ruolo, cioè tipo esatto, un ruolo un ruolo diverso. non tuo ed è stato complesso all'inizio, cioè se Certo. non avessi avuto questa voglia qui di arrivare, tra virgolette, avrei avresti smollato, mollato sì, prima, perché certo. tra Latina con l'allenatore mi sono trovato malissimo e sono andato via. E Gramenzi, che salutiamo tra l'altro, l'allenatore. Poi sono andato a Siena e mi sono ripreso a Siena, sinceramente, con Griccioli. Siena è una squadra di ragazzi, Certo. giocavamo tanto, la città era bella, si viveva bene, quindi mi sono ripreso, ho iniziato a rigiocare, diciamo, un po' più come Però ero in quel abituato. periodo là, magari quando facevi un po' fatica, ti passava un po' la voglia. No, perché la dici, voglia cioè, vado non- qua, non riesco, vado qui, non riesco. Allora, vado qui. diciamo, non è un fatto di passare la voglia, però dicevo, cazzo, sto facendo tutto quello che c'è da fare,
capito? Perché non riesco? Perché non riesco a fare quello che so fare bene, capito? Magari ti entra anche persone molto confident, magari ti Certo. entra quel po' di dubbio che ti ammazza, dici ma scusa, ma perché non Sì, riesco? se Perché non pensi riesco? pensare troppo, Esatto, quindi intelligente, è stato ambizioso. veramente è stato complesso quel periodo lì. Quindi in Però un anno, in una stagione hai no, cambiato. in una stagione cambiai Latina e Siena, a Ok, Latina e poi quindi andai a Siena. L'anno dopo andai a Napoli, quindi torno vicino casa. addirittura Bruno pensa di lasciare il basket e spostarsi nel suo piano B, ma qualcosa dentro di lui non gli ha permesso di fare ciò. La consapevolezza di avere qualcosa in più da dare alla pallacanestro. Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che io tra un po' mi laureo in odontoiatria, Ok, quindi quando smetterò so già cosa voglio certo, fare. hai un Quindi piano B in piano B. sostanza, Però certo. il mio piano B, mio padre è un dentista, Ok, quindi il mio piano B è un buon piano B, quindi certo. avere quella roba lì pronta e avere questa cosa qui che stai facendo tanto fatica a riuscire, comunque è tosta Sì, sì, mentalmente, dici, perché ma sai comunque cosa dici, c'è? Quasi quasi, cioè, vado dall'altra parte capito, perché. ci pensavi ogni tanto, però io non ce l'ho mai fatta a mollare perché sapevo che me lo sarei, capito, sarebbe stato Sì, un rimpianto sì, comunque un troppo rimpianto troppo grande, grande, non potevo certo. fare una roba del genere, anche perché sapevo di avercelo, capito? Io lo sapevo, l'ho sempre saputo. E poi sono andato a Napoli l'anno dopo che lì è iniziata la risalita, nel senso squadra del terrore, scarsissimi, cioè eravamo scarsissimi, però a 21 anni forse era quello che mi serviva, perché Certo. essendo così scarsi era tutto in C'è mano un a po' più me. Sì, spazio, tutto certo. completamente in mano a me. Feci un anno a quasi 14 di media, comunque a 21 anni da 2, Certo. riprendo, capito? Inizio a fare le mie cose, faccio partite da 30, faccio, capito? Mi Certo, sì, sì, riprendo, sì, sì. capito? Abbiamo vinto 6 partite in tutto l'anno, però mi riprendo. Certo, comunque. Anno dopo retrocediamo, ovviamente, anche perché vabbè, saremmo retrocessi anche in C2 probabilmente. E l'anno dopo vado a Iesi, squadra sempre scarsa, però un po' meglio, ok? Il sistema un po' Sì, più. un po' sistema, faccio molto bene anche lì, a 22 anni, siamo io e Leo Totè, come in Ok, sì. quintetto, come ragazzi, faccio molto bene anche lì, però retrocediamo all'ultima giornata, Ok. proprio per differenza canestro, quindi io mi faccio 2 retrocessioni di fila, ok? Bruno, dopo 2 anni comunque positivi, ma comunque con retrocessioni, riceve una chiamata. E mi ricordo quell'estate lì io feci molto bene però quell'anno lì, e a giugno, metà giugno mi chiama Marco Ramondino. Ok. Mi chiama Marco, fa che io conosco perché era il secondo di nazionale di Ah, ok, quindi Capodichino, avevi quindi già lo comunque un conosciamo, legame, sì, sì, sì. avevamo già un bel rapporto, fa Bruno guarda, io vorrei che insomma venissi qua, mi ha spiegato un po' dell'idea della squadra, io volevo vincere sinceramente perché mi hanno scocciato dopo 2 Sì, sì, anni dopo 2 anni di tosti, retrocessione. e ho detto va bene, ci sono, e vado lì per fare il cambio Certo. di Tave, che è un mio fraterno amico da Vernelli, e iniziamo, squadra fortissima, iniziamo, vinciamo subito la Supercoppa, poi quello è l'anno del Covid, iniziamo ad avere un po' di Ok, problematiche, e ok, sì, comunque sì. si ferma il campionato. Come avete sentito bene, Bruno ha vinto la Supercoppa con Tortona, il suo primo trofeo. E come si è sentito? Arriviamo in finale a Milano, all'Allianz, Ok, abbiamo giocato contro Torino ok, e io faccio, ti dico, gioco tipo 15 e faccio 15 ok, quindi. e vinciamo partita vinta all'ultimo così, e bellissimo perché c'avevo tutta la mia famiglia, mia sorella, mia cugina, mio cugino, tutti a vedere la partita, è stato, diciamo, il primo trofeo te lo ricordi, Certo. capito? Comunque a 23 anni, 22, 23 anni. Vinta la Supercoppa e poi, causa Covid, Bruno decide di restare a Tortona. Ma inaspettatamente. Niente, poi dopo si ferma per Covid, io ero stato bene quell'anno lì, volevano comunque puntare a fare un'annata importante e rifirmo lì a Tortona, faccio un altro anno a Tortona. Perché inizialmente era di un anno. Ah no, avevo fatto 1 più 1, Ah, uno più, ok, ok? certo. Quindi il secondo anno rimango lì a Tortona e dovevo continuare a fare il cambio di Tave. Tave, quel precampionato lì aveva avuto dei problemi, io il precampionato faccio un precampionato della Madonna, perché non c'era Tave, comunque faccio bene. E mi ricordo che andiamo a Trapani a giocare alla prima e Marco, di solito quando fai video, ti fai, che ne so, l'individuale dei giocatori, dici tu marchi questo, tu marchi Sì, sì, questo, sì. io I suoi. ero in chilling, Certo. tanto parto alla panca, che non mi frega niente. E fa, no, Bruno, tu parchi sull'americano. Faccio, guardo Tave e Tave fa, sì, sì, a me non mi aveva detto nulla. Invece Tave gliel'aveva già Sorpresa. detto, esatto. E Tave faccio, fra, ma te l'ha detto, sì, sì, Bruno, preferisco anch'io così magari un goccio di meno, preferisco. Faccio, ok. Partiamo 13-0, miglior partenza nella storia della 2, e poi quell'anno è stata un'annata
stupenda, abbiamo vinto il campionato a gara 5 Esatto, sì. al E anche lì 29 di giugno a gara 5, quell'anno lì esplodo totalmente perché Marco si fida totalmente di me, la squadra sembrava fatta a pennello per le mie caratteristiche, cioè ci trovavamo senti proprio il centro del sì, progetto. sì, il centro del progetto, ma poi tutta la squadra era una squadra fatta perfettamente, senza ego in mezzo a Sì, nulla, proprio pensavamo squadra, soltanto a proprio vincere. squadra. Sì, due americani Jamal Sanders e Cannon, che amo, adoro e sento ancora tutt'oggi, i quali io gli passavo la palla e lo facevo, Bruno, me la ridavano, tira tu, ok, tiro io, hai capito? Quelle Sì, sì, robe è proprio lì. quella confidence che si No, ha nei è propri stata compagni. un'annata stupenda, abbiamo coronata poi con la vittoria del campionato in una maniera senza senso, perché poi abbiamo vinto quarti di finale con Ravenna, gara 5 allo scadere, Certo. semifinale con Eurobasket, gara 4 praticamente allo scadere, e poi gara 5 che abbiamo vinto gara 4 e gara 5 allo scadere entrambe, quindi Certo, certo, è è stato proprio destino quell'anno lì. scritto. Avete sentito bene, Bruno l'anno successivo vince la promozione per salire in A1, da protagonista, qualcosa che neanche lui si aspettava, ma le emozioni di quella partita, della gara 5 del 29 giugno, come lui ben ricorda, quali sono state? È stata una roba allucinante. Poi era ancora mezzo Covid, quindi potevi avere ancora il Poca 35% gente di comunque. capienza, se non mi sbaglio. Però è stata una roba. Io non ho mai più rivisto quella gara 5 perché ho talmente i miei ricordi in testa che Certo, non voglio, capito? È stato bellissimo. Era lì con me la mia fidanzata a vedere la partita, che anche lei è una giocatrice di pallavolo, e era lì a vedere la partita. La mia famiglia non c'era perché, non essendo tanto scaramantici, loro erano venuti a vedere gara 3 che abbiamo perso di 30. Mio padre ha detto: Bru, non vengo. Gara 4 e gara 5 vinciamo di 1 e di 1, quindi vinciamo la partita. E mi ricordo, tra l'altro, con due tiri liberi di Sanders alla fine. E mi ricordo c'è un'emozione allucinante. Comunque, un'annata infinita, iniziata a inizio agosto, abbiamo finito il 29 sì, sì, giugno. proprio lunga. Un'annata infinita, tosta, vinta all'ultimo. Comunque, non eravamo i favoriti per niente, però era un gruppo talmente sano, una squadra secondo me Sì, talmente proprio. forte, allenata bene, che abbiamo fatto un'annata pazzesca ed è stato bellissimo, mi ricordo le lacrime. Bruno non si dimentica ciò che gli è stato detto tutti questi anni e soprattutto tutto quello che ha passato. Ce l'ha sempre avuto qui. Perché poi ti viene in mente comunque, hai un flashback di tutto e... tutta la merda che ho mangiato prima, tu non hai idea. Tu non hai idea, gente che mi diceva tu non puoi giocare in Serie B, ma non hai idea quanti. Cioè, io sono dell'idea che se tu in questi tipi di ambienti non hai una forte confidence in te stesso, Certo, non sai tu veramente quanto vale, senza ascoltare gli altri, tu non arrivi, perché le persone che ti danno una mano veramente sono pochissime sul tuo cammino, sono più le persone, capito, che sono lì, comunque sono dei compagni di viaggio, alcune, altre sì, ti sì. arrivano contro, quindi devi stare sempre tu molto focus su quello che vuoi fare tu e su quello che devi fare secondo te, devi stare sul pezzo per capirlo. Cioè devi anche avere una forza mentale No, no, comunque ma è perché tutto mentale. sentire... Io ti dico, il 90% di questi lavori qua sportivi, calcio, basket, pallavolo, è uguale. Il Sì, sì, 90% proprio è te, a tutto meno che testa. poi non hai un talento fisico o tecnico che Dio ti ha preso, ha fatto così, ma se c'è un talento, però come Non ce basta l'hanno solo altri, quello, non ci basta, certo. il 90% è mentale, te l'assicuro. Te l'assicuro, il 90% è testa. Se io non avessi avuto quel tipo di forza mentale di farmi tenere botta, chi me la faceva fare, Certo. capito? Il discorso che avete appena sentito da Bruno fa capire tante cose, che in questi ambienti sportivi ciò che conta tantissimo è la tua forza mentale. Ricordatevelo bene, perché per quelli che ci ascoltano può essere un consiglio davvero utile, come Bruno è riuscito anche lui ad utilizzarlo e trasformarlo in energia. Ma apriamo una parentesi nazionale, perché dopo questa bellissima stagione arriva un'altra chiamata importante, la nazionale maggiore. Perché noi facciamo quell'anno lì la Supercoppa, comunque Ok. la squadra per metà rimane uguale, quindi eravamo tutti già Sì, molto comunque più o meno, settati, sì, più sì. prendono i americani forti forti come JP Makura, Certo. Daum, cioè avevamo sempre Jamar Sanders, avevamo Cannon dalla panchina, Tyler Kane, Chris Wright, comunque bella squadra. E poi c'avevamo gli italiani, io, Severini, Tavernelli e Filloi avevamo firmato. Quindi eravamo già molto settati e partiamo subito bene in Supercoppa, vinciamo tutte le partite, io faccio esordio in Supercoppa, faccio 17 esordio in Ok. Serie A in Supercoppa. Vabbè, ringassi in quel periodo, 17, partita dopo, 15, partita dopo, Cioè, bene, essere partita solido dopo, comunque. bene, bene, poi partivo dalla panca, Sì, giocavo sì, 20, sì. 25 e quindi è andato bene. E facciamo le prime 2 o 3 partite di campionato dove mi sa facciamo 2 vinte e una persa. Mi ricordo stavamo facendo allenamento, era novembre, la finestra di novembre di Certo. nazionale.
e mi viene a parlare Ferenc Bartocci, che adesso fa il direttore sportivo anzi il general manager a Livorno, che è stato a Tortona per anni, 6-7 anni, mi viene da dietro, mi abbraccia e mi fa: sapevo che in quei giorni c'erano le Qualcosa che girava, convocazioni, certo, sì, e ci speravo ovviamente, però io di solito quando spero troppo, cioè cercavo di non pensarci, sì, perché non certamente. volevo, perché poi sarei rimasto male, perché Sì, sapevo sì, di sì. starci, ok? E quindi mi fa: Bruno, vedi che ti hanno convocato in nazionale. E mi ricordo, faccio: non ho capito, è stato convocato in nazionale. Poi tutti quanti sono venuti, hanno applaudito che mi aveva convocato, e ti dico la verità, in quel momento lì avrei rifatto tutto 10 volte da capo, solo per Quel per momento lì, quella certo. sera lì, è stato bellissimo. Poi partita dopo abbiamo giocato, poi sono andato in nazionale. In nazionale compagni, quindi era l'annata che Compagni c'era... c'era, vabbè, Tonutta, Chele, c'era Pippo, Paio, Ok, era ancora il periodo che l'Eurolega non faceva andare. ok, quindi Ok, teneva i giocatori che sì, però giocavano. quella volta lì non so perché quelli di Milano li aveva fatti andare, evidentemente l'Eurolega era in pausa. Comunque c'era il solito gruppo che comunque ha fatto bene negli Sì, sì, sì. anni, e poi c'eravamo Cioè ti io. sentivo un po' quasi di non essere... Di non Sì, sì, essere... all'inizio, allora, quando sono arrivato, no, ero solo gasato più che altro, non mi sentivo che non ero adatto per niente, solo mi sentivo tanto carico, ero Certo, contento di essere lì. Poi abbiamo fatto il raduno, in 2 o 3 giorni abbiamo fatto allenamenti, prima partita con la Russia non mi convoca, la seconda partita in casa con l'Olanda mi chiama, ok. mi convoca, quindi esordisco lì con l'Olanda. E anche lì le E emozioni... sì, vabbè, a palla. Allora, in realtà quella partita lì, vinta all'ultimo con canestro di Tonut, praticamente, gli ultimi 30 secondi. Io ero nei 12, facciamo l'inno, vabbè, bellissimo, stupendo, facciamo la cosa. A un certo punto, fine del primo quarto, mi chiama. Sai, quando ti chiami, alzo, cazzo, poi c'erano una marea di miei amici dietro a vedere la partita. Mi chiama, vado sul cubo. Solo che era per un'azione difensiva, secondo me, perché Ok. qualcuno aveva 2 falli, mo Sì, non sì, mi sì, quindi ricordo. voleva toglierlo. Quindi, però recuperiamo palla, quindi mi riprende e mi Ti rimette rimette. seduto. Faccio: Dio, no, aspetta. E io poi partita, punta a punto, tutta la partita, non esordisco, cioè non è che Proprio non così. entro in campo, capito? Quindi ho fatto Ennea quella partita lì, vinciamo di 2, tutto a posto, contento. E... Cioè, con lì sì, il fatto che non ti aveva convocato così non hai preso tanto sul personale o No, perché eri consapevole comunque che... no, a me l'importante era essere lì, capito? Comunque Certo, entrare nel giro. Poi una volta che entri nel giro te la giochi, fai le tue cose. L'importante era essere lì. certo. E quando sei a quei livelli là, cioè, figurati, Cioè, non l'importante è esiste essere proprio. lì e Sì, sì, basta. esatto. Quindi facciamo la partita, poi torno a Tortona e continuiamo con la nostra super annata, nel senso facciamo quarto posto quell'anno, andiamo Ok, promossi. Andiamo in Coppa Italia, arriviamo in finale di Coppa Italia con Milano. ok, E mi ricordo, quella è stata una cosa assurda perché si fa mai il playmaker titolare, quindi c'ero solo io per la Coppa Italia. E io faccio una Coppa Italia alla Madonna, vinciamo con Trieste ai quarti, vinciamo di 30 in semifinale con la Virtus, di ok. 30, presi a pallate, e poi perdiamo, e mi ricordo la semifinale con la Virtus al Pala lì a Pesaro, che è enorme, bellissimo, con Sky, e partita super, gioco bene, vinciamo la partita, è stata una serata stupenda anche quella, Certo. vinciamo, e poi il giorno dopo perdiamo contro Milano, che quell'anno lì secondo me era l'anno che hanno fatto le Final Four, era Ok, quindi era ingiocabile. proprio ai C'era il livelli... Ciacio Rodriguez di Sì, sì, Neri, proprio ai livelli. c'era Heinz, Datome, Melli. Ovviamente giocando in Serie A si affrontano squadre di un certo livello e Bruno ovviamente non si è mai tirato indietro, ma anche durante l'anno ha avuto incontri molto piacevoli che si ricorda ancora ad oggi. Prime volte che andavo lì beccavo il Ciacio, oppure il Ciacio durante la partita che ti chiama per nome, perché comunque stai Quindi, giocando bene, ti chiama per nome, oppure è successo, sono tanti gli episodi che mi sono capitati, magari che dopo che gioco bene con la Virtus andiamo a giocare, poi 2 o 3 settimane dopo al Segafredo Arena a Bologna, eravamo nel tunnel per fare tiro la mattina e sento: Bruno, Bruno, mi giro, Milos Teodosic, io mi fermo, fa: "Oh, oggi? Oggi piano, eh? Oggi piano?" Sì, sì, vabbè, sì, sì, vado piano, piano, bravo, bravo, Ciccio, perché lui parlicchia italiano. sì, sì, sì. Keep going, faccio sì, sì, grazie mille, e poi sono andato via. Capito? Queste Sì, cose se che... siamo piccole comunque, però No, che però ho capito che già hanno... Milo sa chi sono io, cioè da Cioè, è già tanta Castellammare cosa, fa cioè. ridere. E quindi tutte queste piccole cose. Un'annata comunque finisce bene, perdiamo in semifinale, vinciamo i quarti di finale con Venezia, perdiamo in semifinale con la Virtus 3-0. Finito esperienza con Tortona, Bruno vuole alzare ancora di più l'asticella e provare a prendersi una squadra in mano. E così
arriva la chiamata. Poi quell'anno lì, diciamo, si era chiuso un ciclo, dopo 3 anni a Tortona, e volevo provare a Qualcosa di andare in una nuovo, squadra, certo. sì, con un po' più di responsabilità, e mi arrivò la chiamata di Brindisi di Frank, e quindi sono andato, preso al Lì volo e sono andato proprio... lì. E Brindisi quindi era sempre, comunque era ancora Era 2021, no, 22-23, 23, ok. 22-23, Brindisi, che facciamo un'annata anche lì super, partiamo male, poi vinciamo tipo 8-9 partite di fila, e arriviamo sesti, una squadra buona, comunque forte, e io dopo un mese, c'era Kai Bowman come playmaker titolare, che ora Ok. gioca a Venezia, fortissimo Kai, numero uno, però il primo anno in Italia ha fatto fatica all'inizio, Certo, quindi devo io, adattare, sì. Frank, dopo un po' mi fa: Bruno, te la senti partire in quintetto? Faccio, assolutamente sì, comunque stavo giocando Sì, bene, sì. e Kai dalla panchina ha avuto un po' meno di pressione, quanti minuti erano quelli? Sì, 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 25, non sempre cambiava su niente, quella... era solo partire, in modo tale che Kai dalla panchina aveva più spazio per inventare, perché Certo. c'ha un talento quel ragazzo infinito. È proprio questione di proprio Sì, abituarsi, sì, e si vede. quindi abbiamo cambiato e siamo poi andati dritti. Alla fine di questa stagione voleva riconfermarsi con Brindisi. Dal nulla arriva la chiamata. Avete presente proprio dire la chiamata? Bene, perché arriva la Virtus Bologna. E E Brindisi è stato un anno un solo? anno solo, perché poi Frank andò via. In realtà io avrei rifirmato lì, solo che poi arriva la chiamata della Virtus, perché quell'anno lì feci bene anche Certo. a Brini, avevo fatto bene anche l'anno prima. Ti ricordi proprio il momento... Sì, io ero a Bali con la mia fidanzata, no, a Bali, scusi, in Giamaica, con la mia ok. fidanzata, e io stavo parlando con i miei procuratori che erano spagnoli, mi chiamano parlando, fa: guarda, c'è Brindisi, c'è Treviso, ci sta Napoli, tutte squadre comunque di media bassa classifica che Certo. provano comunque, avrei avuto un ruolo importante, però ci sta la Virtus che sta spingendo. Poi c'era Scariolo. Ah, ecco pure. Quindi mi chiama Scariolo, parliamo a telefono, dice un po' l'idea Certo, che tipo... aveva per me, che era praticamente in sintesi: Eurolega, guardi, in campionato voglio far riposare Dani, Certo. e giocate tu e Paio, faccio: ragazzi, ci sono, tutto a posto, si va. Quindi firmo alla Virtus, contentissimo. Ti ricordi ancora il primo allenamento? Sì, faccio un affare. Inizio... Mi ricordo il primo allenamento, perché lì in Virtus che succede? Ci sono 1000 tifosi, subito, primo allenamento 1000-1500 Sì, sì. tifosi, tutti nella palestrina piccola, quindi uno Sì, addosso quindi all'altro. allenamento all'aperto, Sì, diciamo. sì, esatto, Un po' aperto a al pubblico. parte... Quindi Esatto. entriamo a parte entro in spogliatoio, e c'avevo Dobric e Paio. Beh, Paio lo conosco da una vita, è un Certo. mio carissimo amico, mi voglio bene dell'anima. E poi di fronte a me avevo Beli, poi c'era Dani, poi c'avevo Sei, Courdinier, c'avevo un anello NBA, 3 Sì, sì, Euroleghe. tutti un certo tipo. Io sempre da Castellammare arrivo, quindi dico: ma che cazzo sta succedendo? Quindi però ero gasato, era bello. Poi per fortuna il fatto che il mio carattere mi aiuta tanto in questo, Certo, riesco subito a legare, espansivo, riesco comunque subito a sì, sì. legare con le persone. E mi ricordo, stavo dicendo, il primo allenamento avevo un'ansia, facevamo solo dei drill semplicissimi, Sì, sì, palleggiare ste comunque tiro, delle ancora inizio robe. stagione Io comunque. penso il primo canestro l'ho fatto dopo un quarto d'ora, credo, il primo canestro. E ora ho fatto 25 sbagliati di fila, non riuscivo proprio a star Sbloccare, sereno, sì, sì sì. sì. Poi dopo, piano piano, E ho... pressioni lì, quell'anno lì, ne sentite Di tante? pressioni? Sì, No, no, perché tu lì comunque c'hai giocatori come Zizic, che ha fatto un quintetto con LeBron, giocava 3 anni prima. Poi c'hai Dobric, il quintetto della Serbia, Lomas, c'avevi Abbas, certo, che comunque giocavano gente che... poco, Sì, capito? sì. Loro giocavano poco e niente come me, quindi dico, di cosa che stiamo parlando. Il primo, l'unico, no sfortuna, però l'unica cosa che a me andò un po' fu particolare, che io avevo firmato con Scariolo, poi non so che successe esattamente, dopo una settimana fecero fuori Scariolo. Ah, ok, E arrivò Banchi, ok. Luca. E Luca, ovviamente, essendo due allenatori diversi, con idee Sì, diverse, sì, avevi paura che... gestiva la squadra in maniera differente, Certo, con il quale Banchi mi sono trovato benissimo, però lui gestiva la squadra a rotazioni un po' più strette di quello che sì, sì, aveva sì. idea. Quindi ero lì, dovevo rimanere pronto nel caso in cui, quindi non è che Qualcuno... ero fisso nelle Sì, rotazioni sì, in sì, sì, campionato. quindi proprio... Quindi mentalmente era un po' più difficile, soprattutto Sì, all'inizio, devi stare sempre pronto in sempre sul sostanza. pezzo, però per un periodo giocato, anzi Banchi si è fidato di me. Come avete sentito bene, Bruno si è ritrovato in spogliatoio con una squadra ad altissimo livello, con super leggende e super giocatori, e lui un semplice ragazzo da Castellammare. Il debutto, ovviamente in Euroliga. Quando è avvenuto? Mi ha fatto esordire fine terzo quarto col Barcellona -5. Barcellona in casa 10.000 persone, stavo iniziando a prendere le misure, mi stavo Certo, allenando insomma, bene, capivo un po' il coach cosa voleva, eccetera. E mi ricordo, Bruno entra a freddo, fine terzo quarto. Entro,
Però era aspettato, ce l'aspettavi prima partita proprio No, 0-0? no, allora in realtà quando sei là te l'aspetti sempre un po', perché comunque stai sul pezzo, però no, in realtà no. Mi butta dentro, faccio, madò, questo è matto. Entro in campo, come al solito, entro in campo e stavo marcando tra Jakubaitis in quel momento lì. Ok. Io ero nell'angolo, noi eravamo a 1 minuto e mezzo alla fine del terzo quarto, -7, -8. Eravamo io, Lumberg, Courdinier, Schengelia ad Aston. Quindi entro, Jakubaitis, mi metto, passo la palla, vado in angolo, lato debole, a un certo punto io ero fermo, Jakubaitis fa un finta di taglio dietro, ok? Quindi io mi giro, solo che ero talmente... Mi giro troppo, io ho mai sofferto in vita mia di problemi muscolari, mai, mai. Mi giro troppo veloce, sento tipo una mezza fittina qua. Tipo, no, aspetta un attimo. Comunque finisco il terzo quarto e dico, secondo me mi sono fatto male. Io piuttosto mi facevo amputare una gamba, piuttosto che Sì, uscire sì, da quel piuttosto, esatto. E io quell'anno lì, poiché giocavo poco, in difesa ero veramente... Poi comunque c'avevo Paio e Dani in Certo, allenamento, quindi ti allenavi bene, insomma, a difendere. E mi ricordo che Belli, col quale io quell'anno lì ho legato Esatto, volevo chiederti col Bailey, tantissimo poi... legato, ci sentiamo spesso e volentieri. Mi ricordo Belli che noi iniziamo a recuperare con me in campo, iniziamo a recuperare e Belli fa Bruno pressa, perché comunque io facevo quello, quell'anno lì Certo, facevo sì, quello, sì, sì. pressa, faccio Belli a canna, non presso niente, che se presso mi si squarcia tutto, lasciami fare, lasciami camminare un Certo, po', certo. e entra Satoransky, e appena entra Satoransky dicono, oh attacchiamo questo, chi cazzo è? Sì, sì, Attacchiamo. dice nessuno. E palla in posta a Satoransky, però niente, non riesce, perde palla, andiamo di là, recuperiamo, quindi facciamo sto parziale da -7 andiamo a +2, a metà quarto quarto. E mi ricordo, azione Lumberg taglia, io avevo già fatto un tiro alla fine del terzo quarto, timido, nel dubbio tiro io, Sì, non sì, vado sì. passo a Schengelia, ho tirato io, che faccio un mezzo airball, la prende Schengelia al volo e appoggia. Assist in Ok, assist, esatto. E, comunque Lumberg taglia, io taglio con lui prende la palla, me la passa e io appoggio per il +2, primo vantaggio a 5-6 minuti alla fine del quarto quarto. Non hai idea, cioè sembra che avesse segnato Baggio, se ne scende il palazzetto, se ne scende, quindi finisce, vabbè, mi cambia, faccio il gioco 6 minuti, mi cambia, esco sul +4, tutto il palazzetto, Bruno, c'è stata una serata magica, Indimenticabile, veramente sì, certo. magica. Vinciamo una partita che Lumberg segna allo scadere. A Ok. 6 secondi dalla fine segna Sì. Lumberg e vinciamo la partita. Ed è stata una serata veramente stupenda. Da come Bruno ha raccontato il suo esordio, se lo ricorda direi alla perfezione. Ma quell'anno lì, con così tanti campioni, cos'è che ha imparato? Sì, lì capisci perché poi il giocatore diventa quel giocatore là. Cioè tu vedi Dunston che a 39 anni ha un salto in allenamento, che fa sedute di piedi, vedi Toko, Schengelia, leader, che tu non hai idea. Cioè il giocatore, lasciamo perdere il giocatore fenomenale che è, un leader con il quale ancora oggi mi scrive per sapere come va, come sta andando, cioè, Sì, comunque ci tiene comunque ci proprio... tiene, cioè sì, proprio sì, ci sì. tiene che la persona dell'altro faccia bene. Io vedevo Togo giocare 35, fare 25 e 15, finiva la partita, andava... Noi alla in fiera avevamo lo spogliatoio con la sala pesi dentro, lui finiva e si faceva No. mezz'ora di pesi, ma pesi non pesi Sì, live, sì, cioè sì, pesi sì, quelli pesanti. strong, Sì, diciamo. sì. Di Marco Bellinelli, sapendo un super campione, siamo tutti curiosi di sapere com'è fuori dal campo, ma anche in campo, ma quando nessuno vede il lavoro che c'è dietro. Quindi capisci perché vedi Belli, perché effettivamente è chi è, perché è sempre attento al suo corpo, ha la sua routine. Io ho visto far tiro a Belli, ragazzi, cioè, poi io lo massacro perché ci massacriamo tutto il giorno. Certo. Per me è un amico, non è Belli. Però ragazzi ho visto far tiro, cioè lui per 10 minuti o sbaglio un tiro, cioè sono 10 minuti. Sì, sì, Tra sì, sì. 70 tiri fa 70-70, cioè è una roba senza senso. Proprio... E poi quell'anno lì lui dominò. Abbiamo perso in finale con Milano. ecco, Abbiamo ecco. perso in finale con Milano, abbiamo fatto i play-in di Eurolega, nonostante eravamo secondi a gennaio. Poi dopo abbiamo avuto un calo fisiologico e finisce l'anno, loro volevano che rimanessi, Ok. però io non ce la facevo, è stato un anno stupendo, sarei rimasto a Bologna tutta la vita sinceramente, però volevo giocare, cioè non ce la facevo Cioè qui non era neanche tanto a livello di mentale, perché No, dici... non era mentale, volevo proprio giocare, perché avevo perso, le volte che avevo giocato avevo fatto bene, però avevo proprio bisogno di giocare, volevo giocare tanto. Nonostante Bruno abbia fatto solo un anno con la Virtus, era consapevole che voleva giocare, aveva bisogno di giocare perché tutto l'anno ovviamente non ha avuto quella possibilità che ha avuto negli anni passati, giustamente per il talento che c'era davanti a lui. Ma Bruno era già consapevole che voleva andare avanti, ritornare a essere protagonista, comunque avere tanto spazio per lui per esprimersi al meglio. Quindi mi è arrivata la chiamata di Frank lì a Treviso, la playmaker titolare, Certo. con una squadra che puntava a far bene. Ho
non aspettavo altro. Diciamo che l'andare via da Bologna non ti è pesato, comunque non l'hai preso come un passo indietro. No, era anzi un passo Era avanti, voluto- capito? Era fatto, io poi ho parlato con Banchi dicendo guarda Luca, io ho questa offerta qui da una squadra di Serie A che mi dà la squadra in mano e lui fa guarda Bruno, vai, cioè, ci Sì, dico non così, ti hanno messo pali in mezzo comunque. zero, no, assolutamente, quindi è stato tutto molto, un rapporto ancora stupendo sia con la dirigenza che Sì, con sì, tutto sì. lo staff, ci sentiamo spesso, è stato un anno veramente tosto da un lato, però bellissimo che rifarei Certo. sempre, che veramente rifarei sempre. Il Treviso quindi ti ha dato la squadra in mano e Sì, lì sì, mi sei ha dato la pronto squadra in mano, è stato un anno, è partito male, che eravamo 1-4, poi abbiamo vinto 5-6 partite di fila, siamo arrivati addirittura al sesto posto, io stavo facendo molto bene, abbiamo perso un paio di partite, Lille è una piazza difficile, comunque veniva da un paio d'anni deludenti, quindi Certo. loro si aspettavano che Una risposta una comunque, risposta, sì. insomma, con la della società, comunque c'erano un po' degli attriti quell'anno lì, non è stato un Certo. anno facile, comunque la tifoseria è molto, cioè il Palaverde ragazzi è un palazzetto stupendo, tifoseria della Madonna, veramente bellissima, soltanto che quando le cose vanno male non è il classico pubblico che ti applaude, Certo, cioè sì, è un sì. pubblico che ti viene, insomma, peso, quindi devi avere anche un po' di pelo Certo. per giocare lì. Però anche lì, quell'anno lì abbiamo fatto il 10° posto a 4 punti dai playoff, non era magari, la verità è che ci dovevamo salvare, era quella l'idea Sì, principale, sì. però la squadra secondo me poteva fare un po' di più perché la squadra era buona, però insomma su quelle annate lì Certo, la quelle Serie che A non è puoi, cose che competitiva. magari non puoi neanche controllare alla fine. Assolutamente. Bruno quindi firma con Treviso, inizio difficile, poi una ripresa, ma comunque si finisce non proprio nel migliore dei modi, al 10° posto, però vicini al traguardo dei playoff. E arriviamo alla scorsa estate dove è successo un po' qualcosa di strano. Quest'estate qui, diciamo, è stata per me un'estate complessa, perché comunque l'anno scorso è stata un'annata per me positiva, cioè ho Certo. fatto 10 punti di media in Serie A, e quest'anno qui per un motivo o per un altro, che non sto qui a spiegare, però procuratori vari, diciamo, tempistiche Sì, non situazioni adatte, comunque anche, scomode. sì, anche un po' probabilmente doveva andare così, e mi arriva questa proposta da 2 che io non avrei mai preso in considerazione la 2 a questo punto della mia carriera. Certo. E Comunque ti ristabilito sì, in no, era Serie A, comunque un cioè, player titolare in sì, A1, sì, capito? Cioè, non esiste. Quindi mi arriva questa proposta. Purtroppo quest'anno è stato particolare il mercato di Serie A perché tanti playmaker sono rimasti dove erano, certo. altri non si sono spostati. Quindi io, facendomi i conti, o andavo a firmare in una squadra, però non da protagonista, nel senso anche addirittura da terzo rischiavo di giocare Quindi 5 proprio, minuti, sì, giocare a 7 minuti, 10, che non ce la posso sì, fare. certo. Oppure accettare una sfida del genere a Scafati, comunque una piazza che voleva subito tornare in A1, e sfida comunque abito a 20 minuti da lì io, cioè quindi tornare a casa, finire anche sinceramente gli esami perché non ce la faccio più, e è stata una serie di cose, tosta accettarlo, però Esatto, non magari all'inizio l'hai preso un po' come un passo indietro. no, sicuramente all'inizio è stato tosta, è stato veramente tosto mentalmente perché comunque non capivo, ho detto ho fatto un'annata super, cioè comunque l'annata è andata bene, ho fatto per alcuni pezzi, alcune partite, cioè alcuni pezzi del campionato proprio bene, poi purtroppo quando la squadra non vince Sì, ci non devono conta nulla essere, fare sì, bene, esatto. capito? Quindi è stato tosto, veramente è stato tosto, tutti mi chiamavano, Bruno, ma che serve, com'è possibile? Faccio raga, io purtroppo o firmo qua o rischio di o non firmare. Ha dovuto prendere questa difficile scelta di scendere in A2, ma Bruno comunque è pronto. Era vicinissimo a un'esperienza fuori dall'Italia. Io ci ho avuto un paio di cose all'estero. Però è qualcosa che vuoi magari anche provare in Assolutamente futuro? sì, l'ho sempre voluto provare, un paio di volte mi è capitato, sia quando ero a Tortona in Francia, Ok. a Limoges che allenava Cancellieri, quello Ok. che ora allena a Trento, che era praticamente fatta lì perché quel periodo lì a Tortona per un mesetto e mezzo io non stavo giocando, non mi stavo trovando con Marco, non si è mai capito il motivo, e quindi era praticamente fatta, mi hanno fatto una bella offerta in Francia, volevo provare, poi il sabato si fa mai il playmaker titolare, domenica vado a giocare alla F, no, una sciocchezza, si fa tipo una scavigliata ma facile, Sì. comunque gioco, io non giocavo, stavo giocando poco da un mesetto, tipo 5 minuti, 7 minuti, non si comunque capiva. poco. E quella domenica lì faccio 23, record in Serie A al tempo, e loro dicono, Bruno, dove vai? Cioè, poi da lì in poi diciamo, è ritornato alla normalità, sì. però se io quella partita lì avessi fatto male, io sarei andato in Francia, Certo. capito? Sì, E poi sì. quest'estate c'è stato un attimo al Saragozza, Ok. dovevo andare a fare il cambio di Marcolino per un attimo, Ok. e poi dopo il loro americano non è più andato via e sono rimasti. Ovviamente Bruno non si arrende e accetta la sfida e nota che soprattutto il campionato di A2 sta diventando sempre più competitivo.
E a lui questa cosa piace. Certo. Comunque è stato tutta serie di cose che non hai potuto Da controllare. zero. No, assolutamente, assolutamente. Quindi adesso ti dico, Però comunque ti senti carico per questa sfida comunque, sì, anche un po' per una redeem season. assolutamente, comunque. assolutamente. Diciamo che il campionato di A2 io ho fatto 5 anni fa vincendolo e non era neanche lontanamente così competitivo, perché adesso scendendo a 20 squadre ci sono veramente il top del top. Hai trovato un della altro A2. livello, Un diciamo. altro livello, e poi sono tanti italiani che sono comunque protagonisti da uno, che sono scesi un po' per motivi economici, un po' per motivi loro, e ti assicuro che il livello è veramente alto quest'anno, quindi anche perché economicamente è salito tanto il Certo. campionato, ma anche di livello, quindi siamo solo 20 squadre, se tu non vuoi retrocedere devi fare una squadra a livello spendendo soldi, se tu invece vuoi salire devi prendere giocatori di livello, certo. quindi è veramente bello. Ma fermandoci proprio adesso, come descriverebbe la sua storia? Io li non so se potrei racchiuderlo in una sola cosa, ma come O più fasi magari. sì, però come diciamo minimo comune multiplo è stata il fatto che veramente non ho mai mollato nulla, cioè mentalmente nulla, perché tante volte c'è stato, tantissime volte c'è stato questa roba che botte, porte in faccia, però non ho mai, non so perché ho sempre avuto questa roba di voler provare agli altri che io c'ero a quel livello lì, capito? Ma anche tua personale, immagino, non soprattutto- solo... no, mia ok. personale tutto, però anche il fatto di far, cioè io poi sono molto, quando poi riuscivo e incontravo le persone, cioè io lo dico, cioè non è che faccio finta di niente, e tipo gli dico, tu quella volta ti ricordi? Adesso? Ok, Cioè no, dici- no, me le segno, capito? Queste robe qui me le segno Sì, in mente sì, mia, sì. me le ricordo tutte. Loro... Quindi loro no, ancora poi no, me l'ho mai detto, faccio sì, vabbè, lascia perdere. Quindi tutte queste cose qui, cioè se io 5 anni fa avessi detto, guarda, nei prossimi 5 anni tu fai questo, io ti avrei detto, zio, posa la bottiglia perché sei ubriaco. Cioè, 100%. Sì, è proprio 100%. qualcosa che Per non... me il mio sogno era quello di avere un piccolo ruolo in una squadra di Serie A, cioè tipo il mio sogno più grande era tipo giocare 10 minuti in una squadra che prova a salvarsi, Certo. mica giocare in Eurolega o Barcellona, cioè capito? Per me era Sì, è proprio una cosa magari che non vedevo. totalmente fuori dalla mia orbita, però ti ripeto, senza mai mollare, lavorando, perché comunque sto sempre in palestra, cioè tu anche d'estate sto sempre chiuso in palestra, faccio le mie cose, migliorando di testa, sempre stato forte di testa, alla fine le cose arrivano. Però anche andando avanti con gli anni non ti pesa il fatto di stare sempre lì in No, palestra? no, Perché è dici una magari cosa... mi sto, non dico sprecando la vita, però dico la No, vita è una... però comunque tu pensa che questa è una cosa che fai come lavoro, nel senso che d'inverno la fai, ma vieni ben pagato, Certo. sono soldi che tu poi costruisci la tua vita futura con questi soldi C'è una qua. motivazione in più. Assolutamente economica, ma non solo, c'è una cosa, se io non gioco, non ho mai giocato, ma tanti non giocano per i soldi, giochi perché è una cosa che ami fare, capito? È la tua Certo. vita questa. Poi dopo, quando sarà che metto a fare il dentista, se avete bisogno, poi facciamo Sappiamo. un po' di pubblicità. Ragazzi, occhio al progetto Bruno Dentista, Stiamo attenti perché appena finirà sappiamo da chi andare. A parte gli scherzi, una domanda che ho sempre voluto fare agli atleti è: loro vivono il successo, ma dietro le quinte, la famiglia, quanto è importante per Bruno? È fondamentale. Mia mamma e mio padre sono stati i miei primi tifosi, ma come mia sorella, i miei primi tifosi da sempre, veramente dal giorno 1. Mio padre e mia mamma non sono saltati una partita fino ai miei 20 anni, credo. Venivano a Torino tutti i weekend, giocavamo in casa, venivano a parlare con i professori, sempre stato molto presenti, e senza di loro non sarei mai riuscito, anche comunque se adesso crescendo me ne rendo più conto, però mandare via di casa un ragazzino a 15 anni Una bella sfida. deve essere anche un po' matto comunque, cioè comunque adesso vedo i 15 anni, sono dei bambini, e io sono Sì, andato sì, via, quindi anche solo avere la fiducia in me, che potevo reggere una roba del genere, Non averti neanche messo limiti no, nel tanta seguire il roba, tuo sogno. tanta Comunque. roba, esatto, tanta roba. Ascoltando la storia di Bruno possiamo capire che è stato molto bravo a gestire i momenti alti e i momenti bassi, emozioni e non. Come è riuscito a capire ciò? Come è riuscito a prendersi in mano questi concetti fondamentali che ad oggi i giocatori giovani fanno fatica a gestire? Adesso partite, ovviamente, sono partite di meno, partite più cagarella, però c'è sempre un pochino, ma soprattutto adesso sei più bravo a gestire magari la partita sbagliata, mentre prima, dopo la partita giocata male, magari perdevi, giocavi male, ci facevi tutta la settimana con un po' una scimmia sulla spalla, capito? Stavi un po' lì, io sono sempre stato abbastanza bravo subito a buttare dietro, a cancellare, anche quando Certo. gioco bene però, butto dietro, basta, perché poi se giochi Pensa alla bene prossima partita. iniziamo la prossima.
però prima magari ci mettevo più giorni, adesso se gioco male una partita, cioè già ci penso la sera, sto male la sera, poi il giorno dopo già vado ad cancellato, allenarmi, certo. capito? Vado ad allenarmi, poi quando finisco l'allenamento ho quella scarica di endorfina, ho detto che oggi ho fatto il mio, poi tu pensiamo a domenica, mentre prima magari te lo portavi un po' più dietro. Perché Ma è più una cosa che hai imparato col tempo Sì, o sì, con sì. l'aiuto magari di... No, ho imparato col tempo da solo, perché comunque nella carriera ci saranno tantissime partite che giochi male, quindi Certo. quando poi ti abitui, poi capisci insomma cosa fare, la routine settimanale che ti può aiutare a non pensarci troppo, come Sì, prepararti sì, inizi a meglio, e capire te quindi stesso. sì, sì, poi io sono sempre stato abbastanza fortunato che quando giocavo una partita male, quella dopo quasi sempre riuscivo Certo, sì, a recuperare, ecco, certo. quindi quello. Però io mi rendo conto che ci possono essere dei periodi lunghi, che sono capitati anche a me, che insomma non riesci a performare, e quello è più un fatto mentale, magari un calo fisico, ma soprattutto mentale, e là devi stare sul pezzo, continuare a fare le tue cose, continuare ad allenarti come devi allenarti, Non e poi, pensare troppo no, e poi e la cosa arriva, continuare. perché quando le fai le cose bene, poi il risultato arriva, sì, 100%. Possiamo racchiudere questa risposta con una parola: esperienza, e ci vuole tempo. Ma se dovesse trovarsi davanti un bambino, cosa gli direbbe per farlo continuare a inseguire il proprio sogno? Allora, io mi capita perché a volte sono andato magari ospite ai camp dove ho raccontato la mia storia, i bambini, i ragazzini facevano domande. In questa cosa qui è difficile, anche al giorno d'oggi è difficile, cioè sui social, quando uno gioca male una partita sei il più scarso di tutti, quando uno gioca bene Sì, sei il sì. più forte di tutti. Cioè, hai notato De- anche tu questo switch sì, che c'è sì, sì, stato? cioè io devi un po' fare un po' di zoom out, nel senso devi fare un passo indietro e capire un attimino la situazione, che loro sono persone che non hanno un'idea la maggior parte delle Certo, volte del scrivono basket, per... scrivono per, magari sono il tifoso che la domenica si fa una settimana di lavoro che non gli piace, viene la domenica per bersi una birra e tranquillizzarsi, e magari butta un po' di merda addosso a te, come ci sta, però devi essere bravo a differenziare, contestualizzare, certo. capito? Perché lui è una persona che non ha un'idea, se te lo dice invece un allenatore devi un attimino capire che cosa stai, ma poi Certo, devi essere tu il primo a saperlo, finché tu lo sai quando giochi male o bene, questo è l'importante. Però il mio consiglio certo, che do non sempre, mentirsi a se non menti, stessi, no, no, se stai giocando male sei il primo a saperlo, perché se tu giochi male dici, no, però è colpa sua, no, però è colpa puntare il sua, dito sugli altri, è un esatto. disastro, è un disastro. Cioè io il vittimismo lo odio, cioè quando inizio a dire, ma quello lì non fa questo, quello lì non fa questo, faccio fra, stai zitto, cioè vedi che cosa puoi fare tu e andiamo avanti. Certo, E, insomma, il consiglio che do a loro è di cercare di lasciare come rumore di sottofondo, sia che sia la famiglia, che piuttosto sia il tifoso, che sia un rumore di sotto, se è quello che vuoi fare veramente, vai, fallo, poi dopo arriverà un punto che ti dai un tempo, non so, 20 anni, 22, che non riesci, e allora capisci un attimino anche tu se certo. ne vale ancora la pena, capito? Però finché tu vuoi, datti una Certo, roba sì, sì, mentale, esatto, proprio un obiettivo, esatto, un e poi range. vedi. La storia di Bruno ci insegna che se si sente un qualcosa dentro di noi si sa, siamo consapevoli che questo è il nostro destino, bisogna inseguirlo a tutti i costi. Tra i momenti alti, tra le vittorie, tra le sconfitte, tra il dubbio e le perplessità, tra chi non crede in te e chi crede in te, bisogna sempre continuare sulla propria strada. E la storia di Bruno la racchiuderei in 3 parole chiave: consapevolezza, cazzimma, che Bruno ha sempre dimostrato, e umiltà, perché Bruno, nonostante sia un giocatore che ha vinto e sta calcando parquet importanti, rimane sempre una persona, come tutti noi, umile e solare. Ebbene ragazzi, ringrazio veramente Bruno per la sua disponibilità e per questa bellissima chiacchierata. Prima di tutto gli auguriamo una buona stagione, ma adesso abbiamo un messaggio che Bruno ha mandato per noi e che vogliamo farvi ascoltare. Per gli attenti, Bruno ha detto una frase durante l'intervista: ho sempre indossato il numero 14, ma a Scafati questo non è successo. E cambiando numero per un suo caro amico che sta combattendo e continua a combattere. E noi ci vediamo presto. Ovviamente il mio numero 33 è scelto quest'anno perché ho sempre avuto il 14, tutta la carriera è dedicato tra virgolette a Achillone Polonara, che come tutti sanno quest'anno ha avuto insomma una battaglia molto più importante da combattere, la sta combattendo come un leone, qual è, come un guerriero veramente unico, con tutta la sua famiglia, con la moglie Erika che è veramente un perno fondamentale per lui, i quali abbraccio, sento spessissimo e voglio veramente un mondo di bene, quindi la mia scelta del numero 33 è appunto un
provare a tener caldo il 33 appunto finché poi lui non potrà tornare sul campo e prenderò di nuovo il mio 14, ma per ora il 33, tutto quello che quest'anno riuscirò a fare col 33 è dedicato ad Achillone.